La casa nella prateria, 18 curiosità. La casa nella prateria, titolo originale Little House on the Prairie, è una serie televisiva statunitense prodotta tra il 1974 e il 1983, divisa in 9 stagioni, per un totale di 204 episodi. La serie è tratta dall'omonimo romanzo di Laura Ingalls Wilder, Little House. Narra la vita dell'autrice e della sua famiglia che vive in una sperduta fattoria vicino a un paesino del Minnesota, Walnut Grove, nel periodo tra il 1870 e il 1890. In questo video ti riveliamo 18 curiosità della casa nella prateria che forse non conoscete, ma prima di andare avanti, per supportare il canale e crescere sempre più, ti invitiamo a mettere like al video, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video. Numero 1. Per il ruolo di Laura, Melissa Gilbert fu scelta dopo 500 provini. Numero 2. Se pensavate che Michael Landon fosse nato con i suoi bellissimi riccioli, non è così. L'attore era piuttosto biondo cenere e non ha esitato a fare qualche tinta per il bene del suo personaggio. Era così serio riguardo al colore dei suoi capelli che si è rivolto persino a un professionista. Numero 3. Quasi tutta la serie è stata girata agli Old Tucson Studios in Arizona e in altri ranch sparsi per lo stato. Numero 4. Alison Arngrim, l'attrice che interpretava la viziata figlia del droghiere, Nellie, oggi fa anche la produttrice e ha scritto un'autobiografia intitolata Confessioni di una nella prateria. Come sono sopravvissuta a Nellie Olson e ho imparato ad amare e essere amata. Numero 5. Michael Landon all'inizio modificò leggermente la traccia originale dei libri e dopo aver estromesso, dopo divergenze, il produttore Ed Friendly, aggiunse altri personaggi non presenti nei romanzi. Numero 6. Nonostante la storia spensierata della serie, la casa nella prateria rifletteva in realtà molti dei problemi della società. La serie trattava argomenti alquanto tabù per l'epoca, tra gli anni 70 e 80. Questi soggetti includevano la tossicodipendenza, il razzismo, il pregiudizio e lo stupro. Una scelta piuttosto rivoluzionaria per questa generazione che ha saputo educare una parte della popolazione su questi temi. Numero 7. Nel 1975 la serie ispirò un cartone animato giapponese intitolato Laura, la ragazza delle praterie, prodotto dalla Nippon Animation, composto da 26 episodi. Numero 8. I bellissimi riccioli di Nellie erano tutt'altro che naturali. Alison Arngrim è bionda naturale e ha dovuto indossare parrucche durante le riprese della serie. In effetti i suoi capelli erano troppo fini per fare i riccioli. Nella sua autobiografia, l'attrice ha rivelato che una parrucca, in particolare, era talmente attaccata che a volte le faceva sanguinare il cranio. Un sacrificio quotidiano per l'attrice che ha sofferto sul set per interpretare il ruolo della sua vita. Numero 9. Oltre a Michael Landon, morto per il cancro al pancreas, anche Victor French, che interpretava Isaiah Edwards, e Kevin Hagen, Dr. Baker, avevano il cancro. Infatti, si vocifera che diversi membri della troupe abbiano avuto il cancro a causa del materiale radioattivo contaminato molto vicino al set cinematografico. Numero 10. A Michael Landon piaceva mettere un po' di atmosfera sul set. L'attore amava scherzare con i suoi colleghi e con la produzione e non ha mai esitato a fare il giullare una volta spente le telecamere. Per fare un esempio, Michael Landon inseguiva Laura Ingalls una volta terminate le riprese. Se l'atmosfera poteva essere tesa tra certi attori, Michael Landon faceva di tutto per far ridere i suoi compagni. Numero 11. La serie è stata girata a Simi Valley, in California, un luogo bellissimo, con un cielo limpido e una vista mozzafiato. Tuttavia, il caldo ha portato qualche inconveniente. Con i costumi e le acconciature non era raro che alcune attrici si sentissero male.
L'attrice Alison Arngrim è addirittura svenuta il primo giorno di riprese. Numero 12. Michael Landon e Melissa Gilbert sono sempre stati molto vicini sul set. L'attrice aveva solo 11 anni quando ha perso il padre, quindi l'attore era come un padre adottivo per lei. Numero 13. Nonostante il suo carattere angelico, Melissa Gilbert era la tipica bambina ribelle all'epoca. Aveva una cotta per i cattivi ragazzi di Hollywood. Tra gli uomini della sua vita c'erano Scott Baio, Tom Cruise e Michael Landon Jr. Numero 14. 2 persone hanno interpretato Carrie Ingalls. Le gemelle Lindsay e Sydney Greenbush hanno entrambe vestito questo ruolo per motivi legali. Per rispettare le leggi sul lavoro minorile, le 2 gemelle si sono dovute alternare. Numero 15. La determinazione di Alison Arngrim è discutibile. L'attrice ha fatto un provino per diversi ruoli nella serie prima di trovare quello perfetto per lei. In origine era stata contattata per il ruolo di Laura o di Mary Ingalls, ma non ha ottenuto il biglietto vincente. La sua terza audizione è stata quella giusta. Ha ottenuto il ruolo di Nellie Olson, che ha interpretato alla perfezione. È difficile immaginare, anni dopo, l'attrice in un ruolo diverso da questo. Numero 16. Michael Landon aveva un ruolo molto vario. Ha scritto, recitato, diretto e prodotto la serie. Ma non è la serie che lo ha rivelato. L'attore aveva già avuto un grande successo con la serie Bonanza, interpretando Joe Cartwright per 14 anni. L'attore aveva già ottenuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood nel 1984. Un segno di riconoscimento per la sua bella carriera televisiva che ha attraversato generazioni e che il mondo del cinema non dimenticherà. Numero 17. Il cibo che spesso appariva sulla tavola della famiglia Ingalls, degli Olson, dei Garvey, al ristorante di Nellie, era preparato e confezionato da KFC, Kentucky Fried Chicken, o da Jinsey Moore, 2 marchi molto famosi negli Stati Uniti. Forse non tutti sanno che nella sequenza finale della puntata Il Progresso, stagione 8, la signora e il signor Olson rifiutano un'offerta di lavoro avveniristica da parte di un elegante vecchietto che propone loro di trasformare il ristorante di Nellie in un franchising di solo pollo fritto. Gli Olson respingono la proposta ridendo alle spalle dell'uomo. Quell'uomo altri non era che Harlan Sanders, il fondatore di KFC, un marchio che fece un'enorme fortuna economica. Numero 18. Al termine delle riprese, il set principale fu fatto esplodere per volere dello stesso Landon. Un po' per risparmiare sui costi di smontaggio riconsegnando il terreno, un po' per evitare che fosse utilizzato per altri film. Anche per oggi è tutto, ma prima di lasciarci, qual era il vostro personaggio preferito della Casa nella prateria? Scrivetelo nei commenti e non dimenticate di mettere like al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessuna nuova uscita. Ciao da Serie TV Italia Classic!